Okay, fermiamoci un attimo e cerchiamo di analizzare quello che sta succedendo, perché probabilmente gli ultimi movimenti di mercato che stanno vedendo l'Inter come protagonista sia in entrata che soprattutto in uscita, ci stanno restituendo un'Inter molto diversa da quella delle ultime 2 stagioni. Un Inter che avrà sicuramente dei principi tattici consolidati, continuerà per il terzo anno con Simone Inzaghi come non si vedeva da un bel po', un tecnico per 3 anni di fila sulla nostra panchina, però sta cambiando delle cose, stanno cambiando degli equilibri di spogliatoio e anche delle, diciamo, fonti di gioco dal punto di vista tattico che potrebbero restituire, come dicevo, un'Inter molto diversa da quella delle ultime stagioni. Provo a spiegarvi cosa intendo dire in questo contenuto, poi vedremo con il passare dei mesi se effettivamente sarà stata una visione corretta oppure no. Ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, nuovo contenuto, subito un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti così cominciamo a parlare di questo tema. Perché? In queste ore, oggi è il 30 giugno, quindi è proprio il giorno in cui si chiude l'esercizio di bilancio 2022-2023 e in queste ore, come dicevo, alcuni giocatori della rosa dell'Inter, a meno di cambi improvvisi ed imprevisti dell'ultimo minuto, stanno salutando il club a causa del loro contratto in scadenza. Su tutti gli ultimi sono stati Danilo D'Ambrosio, che ieri ha pubblicato un post molto bello sui social per salutare appunto il mondo Inter, Milan Skriniar che se ne sta andando in maniera un po' silenziosa, ma si potrebbe tornare a parlare di lui quando Marotta aveva preannunciato, e anche Steven Zang se non erro, di volerne parlare solo a giochi fatti, diciamo, di voler dire la sua su questa dinamica, e poi anche altri calciatori come Gagliardini, forse Handanovic che è ancora in bilico, però per ora non si parla ancora di rinnovo, lo stesso Bellanova che purtroppo, per come la vedo io, pare essere pronto a trasferirsi al Torino. D'Albert, giocatore che ci eravamo dimenticati, ma che finalmente vedrà il suo contratto scadere proprio oggi, e poi Romelu Lukaku che oggi finisce il suo periodo in prestito all'Inter. L'Inter sappiamo che ci sta lavorando per confermarlo, però ancora non è sicuro che ce la faccia. A questi poi si è anche aggiunto Edin Dzeko che nelle scorse settimane ha salutato il club e si è unito al Fenerbahce. De Vrij è un altro di quelli in scadenza che però dovrebbe rinnovare il suo contratto, e poi fra quelli non in scadenza ma in uscita ci sono anche qui alcuni giocatori importanti. Il primo che mi viene da nominare in termini di problema da risolvere, se vogliamo, è Correa, che purtroppo a bilancio pesa tantissimo, ma l'Inter deve cercare il modo di sostituirlo perché in questi anni non ha dato praticamente nulla. Robin Gosens ha diverse opzioni sul tavolo, lo sappiamo, la Bundesliga, ma non solo, e soprattutto i due nomi più caldi sono quelli di Marcelo Brozovic da una parte e André Onana dall'altra. Brozovic sembra aver aperto alla soluzione saudita dopo che per qualche giorno sembrava invece aver chiuso le porte. Su Onana proprio oggi, o comunque tra oggi e domani, è attesa un'offerta ufficiale del Manchester United pronto ad affondare il colpo sul portiere dell'Inter. Tanti movimenti quindi a livello di mercato che portano Marotta ed Ausilio a dover fare un po' gli straordinari, diciamo così, in vista di una stagione che comunque a livello di ritiro comincia fra poco, fra una decina di giorni circa, e l'obiettivo di portare ad Inzaghi la rosa quasi completa appunto nel primo giorno di ritiro in questo momento lo vedo complicato, però quantomeno portare il maggior numero di tasselli sarebbe molto importante. Il primo, Thuram, è già arrivato, a breve dovrebbero arrivare anche Bissek e Azpilicueta, altri due nomi che l'Inter ha bloccato per completare la difesa, e poi vedremo quello che accadrà. Perché prima però vi parlavo di un'Inter diversa dal punto di vista tattico? Beh, intanto quando tu cambi tanti calciatori, già questo comunque ti porta ad essere un po' diverso rispetto all'anno prima, anche perché è difficile che, pur volendolo, si riescano a sostituire tutti i calciatori in uscita con calciatori di caratteristiche simili, se non uguali. Ma in particolare, al di là dell'aspetto numerico, che secondo me è secondario, in questo caso ci sono 3 giocatori che stanno purtroppo per lasciare l'Inter,
che erano dei giocatori fulcro in termini tattici del gioco di Inzaghi. Uno, quello che vi dicevo prima, ha già lasciato, Edin Dzeko, era un po' il regista offensivo, se vogliamo metterla in questi termini. L'altro che invece dovrebbe lasciare in questi giorni era il regista di fatto, Marcelo Brozovic, anche se nella scorsa stagione ha giocato meno che in quella prima. E l'ultimo, che è quello che scalda anche di più tutti i tifosi, era forse il primo vero regista a livello proprio di altezza sul campo, cioè Andre Onana, che è anche quello che in questo preciso istante è meno vicino ad un addio, però sappiamo che lo United insomma è pronto a fare offerte importanti e quindi dobbiamo purtroppo annoverarlo tra i possibili partenti. Chi arriverà al loro posto? Per alcuni ci sono già delle idee, per altri no. In particolare sul portiere vi abbiam parlato più volte anche in questi giorni dei vari nomi per sostituirlo, vi lascio anche magari uno degli ultimi contenuti qui nelle schede. È ancora da capire chi eventualmente sostituirà Onana, mentre le idee sono molto più chiare per gli altri due. Uno, Dzeko, è già stato sostituito da Marcus Thuram, l'altro, Marcelo Brozovic, in questo momento si continua a dire e a ritenere che l'Inter decida di affondare su Davide Frattesi del Sassuolo. Un sostituto di Brozovic non in termini qualitativi né di posizione in campo, di termini numerici, che però appunto ci conferma come l'Inter stia cercando delle soluzioni alternative. Che Inter possiamo immaginarci da questo punto di vista, quindi, detto che è ancora presto perché bisogna capire anche appunto tutti i movimenti di mercato prima di fare un'analisi completa, però come dicevo si riparte da Simone Inzaghi, si riparte dal 3-5-2, quindi ci sono dei principi di gioco e uno schema ormai consolidati in questa Inter, principi di gioco che verosimilmente però saranno ricontestualizzati in un sistema che dovrà prevedere diverse novità. Io l'Inter che mi immagino oggi, visti questi movimenti di mercato, è un Inter che cercherà di avere comunque magari il pallino del gioco, ma di non tenere la palla in maniera troppo statica, bensì di cercare più spesso la verticalizzazione. Il portiere vedremo, ripeto, chi sarà. Già il centrocampista centrale, se tu togli Brozovic e metti Frattesi, vuol dire che intanto abbassi Çalhanoğlu, che è un giocatore che abbiamo visto nello scorso anno, verticalizza molto, ha molto lo sguardo in verticale e tiene molto meno il pallone tra i piedi di quanto non facesse Brozovic. In più, se ci affianchi Frattesi, che è il giocatore che si inserisce in area avversaria nella maniera migliore, secondo me, in Serie A, anche questo contribuisce alla ricerca della verticalità. Thuram, per completare, diciamo, a livello di altezza sul campo, Dzeko era un giocatore che veniva incontro, riceveva e smistava. Thuram è un giocatore a cui se tu dai spazio davanti, un po' come Lukaku, lo esalti nella maniera migliore. Quindi mi pare evidente che la volontà, andando anche a richiamare, se vogliamo, alcuni dei principi che aveva invece la Lazio di Simone Inzaghi, la volontà è quella di sfruttare il campo davanti e sfruttare la verticalità. Non so dire sinceramente se oggi, se l'Inter con questo tipo di idea sarà un Inter migliore, più bella, più efficace, più offensiva di quella vista fin qui. Sicuramente la base da cui partire è importante, ma anche i risultati che si sono raggiunti con lo scorso approccio sono importanti, quindi non sarà facile, però forse per questo tipo di lettura potrebbe anche diventare un'Inter più inzaghiana, se vogliamo, rispetto ad alcune caratteristiche che abbiamo visto negli anni scorsi. Sicuramente, questo va detto, rispetto ad un primo anno che aveva visto Inzaghi arrivare nelle turbolenze di un mercato estivo dove avevano salutato Lukaku, Hakimi, Eriksen, Conte, Pintus, Oriali, un sacco di persone anche importanti nel mondo Inter, e un secondo anno partito con il caso Skriniar che inizialmente sembrava chiuso, poi si è riaperto, poi c'era di mezzo anche il caso De Vrij, tutta una serie di problemi e il mondiale di mezzo che ha cambiato, come han detto in tantissimi, anche proprio il tipo di preparazione della stagione. Ecco, forse rispetto a queste 2 annate, questo sarà il primo anno di Simone Inzaghi in cui si potrà avere una stagione quantomeno vagamente normale, anche se già le ultime vicende sul caso Brozovic, per esempio, le stanno già dando una connotazione un pochino diversa. Concludendo il discorso tattico, il discorso mercato, da questo punto di vista mi viene da pensare che se l'Inter vorrà essere ancor più verticale,
dovrà avere in Romelu Lukaku uno dei giocatori più importanti da questo punto di vista. Il suo alter ego in questo senso è proprio Marcus Thuram, che come dicevamo ha delle caratteristiche simili. Non a caso l'Inter, lo sappiamo, ve lo stiamo raccontando, ci sta provando nella maniera più concreta possibile a convincere il Chelsea a mollare la presa su Romelu Lukaku. E poi bisognerà anche capire come verrà colmato una forma di vuoto di leadership che nello spogliatoio si sta consumando, perché l'anno scorso ha lasciato Perisic, quest'anno lasceranno Skriniar, lo stesso D'Ambrosio che era un leader importante, probabilmente Handanovic, Dzeko, Brozovic che era qui da molti anni. C'è un cambio e un ricambio anche da questo punto di vista. Non è detto che sia una cosa negativa, perché anche qui ogni tanto poi un restyling anche in termini di leadership è necessario. Tendenzialmente però quando avviene è plausibile che nel breve periodo ci siano degli scossoni, quindi dovranno essere bravi intanto i nuovi giocatori che arriveranno all'Inter a "imporsi" tra virgolette in questo senso, ma soprattutto dovranno essere bravi Simone Inzaghi da un lato e anche i dirigenti a mantenere il gruppo compatto e a remare tutti insieme verso l'obiettivo che quest'anno, almeno a parole, poi il mercato sarà quello che ci darà la misura di quanto questo obiettivo sarà raggiungibile, almeno a parole l'obiettivo è lo scudetto e quindi la seconda stella. Vedremo cosa ne sarà, intanto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa mia lettura, fatemi sapere se la vedete anche voi allo stesso modo oppure no. Vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club se volete unirvi alla nostra community di sostenitori ed infine per chi mi segue in podcast come sempre lo trova in descrizione, se invece mi segui su YouTube alla mia destra trovi un altro approfondimento da non perderti.